Spendiamo due brevi parole sul retro. Allora, è questo il momento di andare a modificare queste molle qui. Ve lo mostro più da vicino. Allora, queste qui sono le molle che si contrappongono alla tensione delle corde. Quindi da un lato avremo le meccaniche che tirano le corde e il ponte tende ad andare in su, mentre queste corde naturalmente bilanciano la tensione tirando indietro. Ebbene, c'è chi le utilizza in parallelo come me, in questo modo, c'è chi le utilizza a V, chi le utilizza magari a N. Ci sono varie forme di posizionamento delle molle e attenzione, non è che una vale l'altra. Per esempio, questa modalità che sto utilizzando io è quella più morbida. Se prendessi queste due molle qua e le posizionassi qui più vicino, diciamo queste due qua li metto qui, verrebbe naturalmente un disegno a V. Quindi queste due molle qui hanno una tensione maggiore rispetto a quella centrale e avremo quindi una tensione globalmente leggermente maggiore. La stessa cosa la possiamo fare tirando indietro queste viti qui. Quando andiamo ad avvitare queste viti, questa piastra si sposta verso il bordo della vaschetta e quindi le molle si tirano di più facendo una maggiore tensione. C'è chi utilizza 3 molle, chi ne utilizza 2, chi ne utilizza 5 o addirittura 4. Come si fa a sapere qual è il più giusto, qual è la disposizione delle molle corretta o la quantità di molle da utilizzare? Ecco, questo naturalmente dipende da chitarra a chitarra, ma dipende soprattutto dalla scalatura che utilizzate. Io per esempio utilizzo corde 10-46 Ernie Ball, eccole qua, e utilizzo queste corde qua su tutte quante le mie chitarre, sia PRS, Les Paul, Telecaster, Stratocaster, mi trovo bene con le 10-46. Bene, le 10-46 su una Strato hanno una tensione maggiore rispetto ad esempio alle 9-42. Quindi naturalmente se io dovessi montare delle corde con una scalatura inferiore, questo settaggio qua probabilmente sarà troppo esagerato, mi troverai il ponte molto abbassato, quindi dovrò andare ad allentare le molle. Come? Semplicemente o togliendone una per ridurre la tensione o andando a svitare queste due viti qua. Quindi andando a svitare queste due viti qua vado ad allontanare la piastra dal bordo, quindi la piastra da cui si sposterà via, adesso esagero, più verso destra, quindi ovviamente le molle saranno meno tese, chiaro? Se invece dovessi montare per esempio delle 10-48, delle 11-48, quindi delle corde più grosse, ecco, magari non sarà sufficiente questa disposizione, quindi magari dovrò mettere una quarta o una quinta molla o magari prendere queste due viti qua, avvitarle per andare a spingere questa piastra verso l'altra parte, quindi da andare a compensare. Quindi capite che non esiste una regolazione corretta, giusta per tutti, dipende da chitarra a chitarra, dipende naturalmente dalle corde che utilizzate e naturalmente anche dal vostro stile. Adesso siamo senza corde, però io per esempio quando suono mi piace che il ponte non sia appoggiato al corpo, mi piace che il ponte della Stratocaster sia 2-3 mm sopraelevato rispetto al corpo, proprio come l'aveva pensata Leo Fender. In questa maniera mi permette di fare praticamente dei bending, chiamiamo così, sia verso il basso, ma posso anche tirare verso l'alto. C'è chi invece preferisce avere il ponte proprio appiattito, appoggiato al corpo. Ecco, in quel caso lì bisognerà andare a tirare queste corde qua fin tanto che il ponte si appoggia. Naturalmente queste regolazioni qua, quindi tirare le molle, scusate, vanno fatte con le corde su. Adesso in questo momento, visto che non abbiamo le corde e non c'è la tensione, posso permettermi di sfilarle
e metterle come voglio, capito? Sempre naturalmente un piccolo sforzo ci vorrà sempre, perché sono comunque in tensione anche se sono senza corde, ok? Poi ci sono vari tipi di molle, di vari materiali diversi, quindi qui potremo discuterne veramente una infinità su queste cose. Quindi il concetto è questo, ragazzi: visto che io ho tolto dalla mia chitarra delle Hernimore 1046, la sto ripulendo e ci rimetto esattamente le stesse identiche corde, non ho bisogno di fare tutte quelle cose lì, perché sto montando esattamente lo stesso set di corde che avevo prima. Attenzione, se prendo delle GHS, delle Fender, delle Gibson, qualsiasi marca vi venga in mente, il controllo va sempre fatto, perché saranno sempre pur sempre 1046 come in questo caso, ma cambiando marchio, cambiando brand, cambiando quindi la marca, possono cambiare le tensioni. Ci sono corde che a parità di scalatura risultano più rigide, risultano più dure, altre che invece risultano più morbide. Quindi se mettete su stessa scalatura, stessa marca, non c'è problema. Se cambiate modello di corde, se cambiate marca, fate comunque un controllo. Quindi vado e mi inserisco queste nuove corde. Allora, non ha importanza da quale si parte, ok? Quindi parto dalla prima, che è quella del Mi basso. Potrei fare anche una cosa volendo, le inserisco tutte quante in modo da averla già fatta sta cosa, e poi vado a fissarle sulla paletta. Quindi una, ecco, nel fare queste operazioni voglio ricordarvi, questa è una chitarra Relic. Il bello del Relic è che se anche la graffio un po', capirete, ok? Mentre se avete una chitarra bella, laccata, nuova, ecco, io vi consiglio sempre di stare molto attenti quando utilizzate corde o magari armeggiate con le viti, con cacciaviti e quant'altro, perché potreste andare a rovinare la verniciatura, ok? In questo caso questa è una chitarra relicata, quindi anche se si prende un graffio in più, personalmente migliora solamente e basta. Quindi questa è fatta, andiamo, metto su tutte le altre e via. Benissimo, le nostre corde sono state infilate, controlliamo che siano effettivamente in fondo corsa, che il pallino arrivi praticamente fino in fondo al ponte, e ora andiamo ad incordare. Partiamo con il Mi, quello più basso, quindi con la sesta corda. Allora, quanto tirare, quanto lungo tenere? Ci sono vari tipi di meccaniche. Queste che vediamo qui sono meccaniche di tipo vintage, significa che la corda deve essere infilata dentro, arriviamo fino in fondo alla meccanica e poi la avvolgiamo attorno. Altre meccaniche, tipo quelle delle American Standard, semplicemente vanno a infilarsi così, esattamente come le Gibson, le Paul ad esempio. Altre sono autobloccanti, dove vanno ad infilarsi dentro e poi con un pallino andiamo a strozzarla, andiamo a bloccarla. Ce ne sono veramente di tanti tipi. Io nei miei anni ho imparato che meno avvolgimenti faccio, meglio è. Vedo molti chitarristi che utilizzano la chitarra con tutta la corda avvolta attorno. Ecco, ricordiamoci una cosa: più avvolgimenti facciamo e più instabile sarà la cordatura. Perché? Perché comunque un avvolgimento significa che la corda intanto ha un po' di gioco e potrebbe comunque scivolare di poco, si parla di decimi o centesimi di millimetro. Facendo 1, 2, 3, 4 giri o più intorno alla meccanica significa che comunque c'è dell'aria tra un giro e l'altro, soprattutto se si arrivano a avere 10, 8, 9, 10 giri. Questo crea comunque instabilità. La cosa migliore con delle meccaniche autobloccanti è tirare la corda completamente, fissarla
e tagliare via la parte eccedente. Nelle mie PRS ad esempio non ho nemmeno un giro quando vado ad accordare la corda, quindi quando la corda è correttamente in tensione ho un quarto di giro se tutto va bene. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Qui nella strato ci sono vari pensieri. Per esempio una tecnica sarebbe quella di prendere la corda, tirarla bene, posizionarci circa a metà, quindi qui dove c'è il 12° tasto, e fare una cosa di questo genere. Non so se si vede, ok? Praticamente far passare la corda qua così, come misura ho la punta del mio indice e la corda la tengo qui dove c'è il mignolo, ok? Quindi posizionandomi in questa posizione qua, tiro la corda e con il pollicione, quindi da questo lato qua, con il pollice mi fermo, tac, dov'è la misura? Rilascio. Questa qui io naturalmente vedete, molto gioco. Questa è la misura, diciamo così, più che necessaria per fare quei due avvolgimenti, un avvolgimento e mezzo, due avvolgimenti che mi permettono di accordare correttamente la chitarra. Quindi io andrò a tagliare la corda esattamente qui, chiaro? Andrò a tagliarla esattamente in questa posizione, ad infilarla dentro. Un'altra maniera, anch'essa altrettanto valida, sta nel tirare naturalmente sempre la corda, ok? Visto che questa è la sesta corda e deve andare avvolta su questa meccanica qui, io mi conto 1, 2. Bene, andrò con un tronchesino a tagliare in questa posizione qui. È la stessa identica cosa, abbiamo praticamente circa lo stesso risultato. Quindi proviamo, tiro così, questa deve andare qui, quindi conto 1, 2 e taglio qui. Quindi sostanzialmente a voler essere proprio pignoli significa che abbiamo circa 5 centimetri, eccoli qua, 5 centimetri in più oltre il punto di fissaggio per le meccaniche vintage. Ora faccio una cosa, prendo questa meccanica qua e la ruoto fin tanto che il segno, quindi l'innesto qui orizzontale, si trova perpendicolare alla corda, quindi praticamente mi si trova esattamente così. Perché questo? Perché questo la infilo dentro, tac, ok, passo sopra, vado giù e tac, e strozzo. Vedete cosa ho fatto? Ho creato praticamente questa roba qua, ok? Quindi la infilo dentro, piego in avanti e verso l'esterno. Ricordiamoci che le corde vanno da questa parte qua, mai dall'altra parte, ok? Quindi la corda esce dalla meccanica praticamente verso destra, verso giù, ok? Quindi le infilo dentro fino in fondo e tiro. Tengo tirato, vedete cosa sto facendo con la mia mano? Sto tenendo in tensione e con il pollice sto premendo verso il basso, perché quando andrò ad avvitare la corda, essa dovrà naturalmente avvitarsi da sotto, dal basso verso l'alto. Ok, qui devo premere perché la corda, vediamo se riesco a far vedere meglio da così, deve avvitarsi dal basso verso l'alto. In questa maniera andremo a tirare, a fare una forza inferiore alla meccanica per una questione di leve, e la meccanica naturalmente lavorerà bene e avrà naturalmente una durata anche maggiore. Ma soprattutto questo angolo qui, vedete, la corda naturalmente non è dritta,
c'è un angolo, vedete la corda sale fino al capotasto per poi scendere. È questo angolo che si viene a formare qui che dà la giusta accordatura. Se una corda qui è troppo dritta, potrebbe verificarsi quel famoso effetto sitar, quindi bang bang. Quindi è importante che la corda avvenga, naturalmente abbia un angolo di discesa, ed è questo il motivo perché esiste la bassacorde, perché naturalmente le ultime due corde qui in fondo, e in alcune Stratocaster degli anni 90 lo hanno messo anche sul sol e sul re, sono praticamente le corde più fastidiose, perché partono da qui e devono andare fino in fondo là, hanno una distanza veramente notevole e dunque anche un angolo inferiore rispetto alle corde più basse, e infatti si scordavano continuamente. Mettendo questo abbasacorde qua, naturalmente abbiamo un angolo molto più accentuato per poi andare via dritti. Quindi è importante utilizzarlo l'abbasacorde, se c'è, se è previsto, significa che serviva. Naturalmente ricordiamoci di lubrificarlo e di tenerlo pulito, perché è pur sempre un altro ulteriore punto di attrito. Quindi naturalmente si sa, come certe cose creano un beneficio da una parte, però possono creare un problema da un'altra. Quindi vado ora a fare la stessa identica cosa anche per tutte le altre corde. Parto quindi con il La, ora le ultime due corde come faccio? Beh ragazzi, devo andare un attimo ad occhio. Se volete misurare i 5 cm che vi ho detto prima, se no comunque si può fare ad occhio. Questa deve entrare qui, quindi praticamente taglio qui su così, la spingo sotto la bassacorde e voilà. Bene, quindi le nostre corde sono montate, controlliamo che siano messe correttamente al centro delle sellette. Può succedere che non ce ne accorgiamo, che saltano fuori, o magari che sono non centrate ma sono tutte da una parte, quindi vediamo un attimo di posizionarle giuste, ok? Più che altro per avere una distanza uguale tra le varie corde, ok? Perfetto, la nostra chitarra adesso è incordata. Ora, prima di fare qualsiasi altra cosa, bisogna accordarla. Quindi per accordare la chitarra, ragazzi, mi raccomando, non accordiamola così, ok? Perché questa non è la posizione naturale della chitarra. In questa posizione qui, fra l'altro, ci sono anche altre tensioni che incorrono all'intonazione. No, abbiamo ovviamente le corde, ma in questo caso abbiamo anche la forza di gravità che spinge naturalmente in giù. Una chitarra naturalmente si suona così. Noi dobbiamo ricordarci di accordare la nostra chitarra nella corretta posizione con la quale la stiamo suonando. Se questa fosse una lap steel guitar, chiaramente la accordo così, ma essendo una chitarra elettrica la tengo in questa posizione, quindi mi posiziono così e vado ad accordare. Faccio una regolazione sommaria. Una volta arrivato in fondo riparto da capo, perché naturalmente sono cambiate le tensioni, vedete? Ora faccio quello che viene chiamato lo stretching. Prendo le corde della chitarra e le tiro in questa maniera qua. Ve le faccio vedere dall'altra webcam, magari si vede meglio. Devo cercare di prendere la corda e di fare questa cosa qua, vedete? Fino in cima. Quindi con il pollice spingo in giù, mentre con le dita dietro tiro in su. Nelle corde più grosse non abbiate paura che non saltano, ci vuole ben altro. Attenzione nelle corde fine, soprattutto se usate le 0,9, ok? Questo serve per dare quel famoso stiramento alle corde. E la regola vorrebbe che va fatto fino a che
la corda non cala più. A un certo punto farete lo stiramento e noterete che la corda è ancora in Mi, in questo caso vuol dire che basta, vuol dire che più di così non riusciamo a stirarla e in quel momento è stabile, ok? La causa di molte instabilità delle accordature è proprio perché non viene fatto questo, vedete? Vado in Mi, riprovo ancora, adesso è in Mi, basta. Poi naturalmente dovrò farlo anche sulle altre corde e questo andrà naturalmente a cambiare gli equilibri delle tensioni, quindi dovrò ripetere questa operazione fino a che tutte quante le corde sono a posto. Bene, ora mi rimetto la leva e vado a muovere avanti e indietro il ponte. È importante perché si dovranno assestare le corde anche sul capotasto. Muovendo avanti e indietro il ponte le corde scorrono in questo senso. Si parla veramente di poca roba, ma è importante. Benissimo, ricontrolliamo di nuovo la cordatura. Perfetta, perfetta. Questa è un po' alta, preferisco prendere la corda del Sol e tirare un po', vediamo. Perfetta, anche questa è un po' alta. Perfetta.